Ciao, benvenuti su Menti Tarot, nuovo interattivo. Oggi vediamo le carte, chiediamo alle carte riguardo alla nostra situazione economica, se riuscirà a migliorare nei prossimi 2 e 3 mesi. Come sempre questo è uno di quegli interattivi che non hanno limiti di tempo e che coprono appunto un periodo di 2 o 3 mesi. Abbiamo tre opzioni, tre varianti fra cui scegliere, la prima con l'opale bianco, la seconda con il diaspro rosa verde e la terza con la calcite arancio. Potete fermare il video e decidere con calma, però mi raccomando seguendo il vostro istinto, il vostro intuito e quindi scegliendo la variante che vi comunica di più. Dopodiché potete andare direttamente al capitolo del video che descrive la variante scelta. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Bene, eccoci arrivati alla prima variante, quella dell'opale bianco. Vediamo le energie generali, i dettagli con i tarocchi e poi consigli delle carte degli archetipi su come comportarci per appunto facilitare il miglioramento della situazione economica. Vediamo la energia generale che è quella del ponte. È una carta che indica che la situazione economica delle persone che hanno scelto questa variante è collegata ad altre situazioni, ad altre persone e che può migliorare appunto rendendo più forte questo legame, che può essere anche attraverso partnership, attraverso anche la ricerca di clienti, se si è liberi professionisti, attraverso appunto l'aiuto di altre persone, i propri social network e cose di questo tipo. Vediamo la carta dei tarocchi associata ed è quella del Re di Spade, che è una persona molto decisa, molto sicura e anche diciamo con forte senso del giudizio, della capacità di giudicare, quindi siete sicuramente in una buona posizione per decidere che tipo di partnership, che tipo di collegamento, che tipo di network dovete rafforzare. Vediamo adesso i dettagli con le altre carte dei tarocchi e la prima abbiamo le stelle, il cavaliere di denari e il 4 di spade. Poi abbiamo il paggio di denari, il 10 di denari e il 3 di bastoni. Beh, è una bellissima stesa, veramente. Sicuramente posso dirvi che migliorerà la vostra situazione economica perché sono tutte carte molto belle, soprattutto dal punto di vista pratico, sul piano materiale della esistenza. Innanzitutto iniziamo con la carta delle stelle che indica proprio che è un periodo anche fortunato dove riuscite appunto ad avere degli obiettivi precisi in testa e che sicuramente siete circondati anche da situazioni che possono facilitare appunto il miglioramento della vostra situazione economica, incontri fortunati, sincronicità che arrivano nella vostra vita e quindi vi suggerisce di tenere gli occhi ben aperti per cogliere delle opportunità che sono in vista. Il cavaliere di denari indica un progresso stabile, lento ma comunque costante e stabile. È un'energia lenta quella del Cavaliere di Denari, però appunto anche molto razionale, molto posata, senza
fare investimenti azzardati, è un'energia che va dritta per la sua strada in maniera costante e determinata, quindi avete questa determinazione che può essere soltanto benefica. Potrete appunto in questi 2 o 3 mesi avere un periodo che sembra un po' troppo lento, un po' bloccato, perché il 4 di spade indica appunto un senso di blocco, una pausa che può essere anche dovuta magari a una vostra decisione, perché magari volete andare in vacanza o volete prendervi un periodo di riposo, può essere anche determinato da fattori esterni. Però quello che le carte dicono è che anche se sembra che la situazione non si muova affatto o che si muova troppo lentamente, tanto da scoraggiarvi, in realtà tutto sta procedendo per il meglio e sottoterra tutto sta andando verso la direzione che voi volete e ci sono dei progressi stabili, anche se diciamo lenti. Nella seconda parte, quindi un periodo un po' più lontano, all'interno dei 2 o 3 mesi, diciamo verso la fine, abbiamo anche una opportunità che appunto vi si presenta, che è legata proprio anche alla carta delle stelle, perché vedete questo paggio di denari sta proprio sotto la carta delle stelle, che di solito indica appunto un corso nuovo a livello economico, può essere anche una opportunità che vi si presenta, delle informazioni che vi arrivano, la volontà di iniziare un progetto nuovo che darà dei frutti nel lungo periodo molto ricchi, perché abbiamo il 10 di denari subito dopo, che è una carta estremamente positiva dal punto di vista economico, perché indica proprio un'accumulazione di ricchezza, una stabilità nella vostra vita dal punto di vista economico. Il 3 di bastoni successivamente vi vede aspettare per ulteriori risultati, ovvero evidentemente questa opportunità che vi si presenta, i guadagni che vi dà, volete investirli per ingrandire ulteriormente la vostra attività e quindi alla fine dei 2 o 3 mesi farete degli investimenti o porrete in azione delle azioni, delle attività, dei progetti di cui aspetterete ulteriori frutti. Quindi comunque è un periodo di crescita che appunto è facilitata dalla vostra costanza, nonostante magari le cose inizialmente sembrino andare molto lente, da un vostro senso di giudizio, la vostra capacità di decidere senza lasciarvi trascinare dal piano emotivo, dalle emozioni che possono a volte creare confusione nella testa, sarete molto lucidi, molto decisi e determinati e attraverso anche appunto il collegamento con altre persone, con altre situazioni che vi porteranno appunto a nuovi progetti, a nuove attività, a incontri sincronici e quindi importanti per la vostra situazione economica. Tenete gli occhi aperti, come dice la carta delle stelle, e cogliete appunto le opportunità che sono sul vostro cammino. Vediamo cosa dicono le carte degli archetipi su che tipo di atteggiamento è bene tenere. Il bambino orfano, questo è un archetipo classico anche delle varie favole dei fratelli Grimm, no? Tipo Pollicino, mi sembra, no? Il bambino abbandonato nella foresta e quindi sta a indicare che la vostra qualità che
vi può aiutare in questo momento è anche quello di cercare invece sì di distinguervi, diciamo, dalla massa, ma anche di fare comunità. Perché appunto il bambino orfano è quello che si sente isolato, quello che non si sente parte della tribù, e invece questo è l'elemento chiave che voi dovete spingere con la carta del ponte, che indica appunto collegamenti da costruire, relazioni da fortificare, contatti da cogliere, da cercare, da costruire. Non ritiratevi, diciamo, nella foresta, bensì proprio cercate di costruirvi una tribù, una comunità con cui anche creare dei rapporti genuini, non soltanto per vendere dei prodotti se siete in affari, bensì proprio per cercare di costruire una comunità che può darvi nuove idee, nuove opportunità, nuovi progetti e consigli quando necessari. Questo vi aiuterà veramente ad aumentare a migliorare la vostra situazione economica, a creare appunto delle opportunità favorevoli per voi. Bene, sono proprio contenta, spero che questa lettura vi sia stata di ispirazione, vi abbia dato gli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere gli interattivi successivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella del diaspro rosa e verde. Vediamo energie generali, i dettagli con i tarocchi e poi consigli delle carte degli archetipi per vedere che tipo di atteggiamento ci aiuta a aumentare migliorare la situazione economica. Dunque, per quanto riguarda le energie generali, abbiamo Proserpina. Questa era la figlia di Cerere che viene rapita e poi sposata da Plutone o Ade in greco, che è il re degli inferi e quindi poi c'è stata una specie di patto fra la madre e il marito per cui per 6 mesi l'anno Proserpina stava sottoterra agli inferi e per 6 mesi stava con la madre sopra, insomma, in superficie. Le conseguenze di questo cambiamento, di questo movimento che lei faceva, erano l'alternarsi delle stagioni, ovvero quei 6 mesi che stava sottoterra Proserpina, il tempo, diciamo la stagione era quella invernale, quella autunnale e quella invernale, e poi quando tornava in superficie arrivava la primavera e l'estate. Tutto ciò per dire che questa carta indica un alternarsi ciclico di momenti di alti e bassi, indica anche una separazione, uno stacco, un distacco fra voi e qualcuno o una situazione. Vediamo adesso con i tarocchi i dettagli per vedere un attimo di chiarire questa carta. Dunque abbiamo il 10 di bastoni, il 7 di spade e il 3 di bastoni. Dopodiché abbiamo l'imperatore, la ruota della fortuna e le stelle. Poi l'ultima carta che riguarda Proserpina è la carta che raffigura il re di denari. Il re dei denari ovviamente è la massima espressione di colui che riesce a gestire le proprie finanze, la propria realtà economica, un manager di grande qualità,
una persona che riesce ad avere successo nell'ambito materiale della vita. Quindi, considerando tutte le carte, direi che sì, in questi 2 o 3 mesi che stanno arrivando avrete un miglioramento della vostra situazione economica, che evidentemente però richiama proprio un cambiamento ciclico, nel senso che in questo momento siete nella fase invernale di Proserpina, quindi la vostra situazione economica non è particolarmente buona, però appunto questa carta insieme al re di denari e poi vedremo anche le altre, rassicurano che appunto il ciclo della vostra situazione sta cambiando al meglio, e quindi ci sarà un momento di rifioritura, di primavera, di prosperità. In questo momento voi sentite molto la fatica, vedo con il 10 di bastoni, uno sforzo nell'andare avanti, nel far quadrare probabilmente anche i conti, quindi una certa fatica, non avete neanche ben chiara le idee, ben chiare le idee su come andare avanti, perché vedete quest'uomo ha gli occhi coperti dai bastoni, quindi sta andando, ma non è molto sicuro della direzione. Il 7 di denari sta a indicare che siete anche non molto supportati dall'ambiente circostante, o almeno non vi sentite supportati dall'ambiente circostante, come se non ci fossero delle informazioni chiare intorno a voi, come se vi sentiste, alcuni di voi magari si sentono anche un po' traditi, o comunque circondati da persone che non sono trasparenti. Ciò nonostante, può anche indicare il 7 di spade una volontà, un'esigenza di sparire, no? Di allontanarsi da questa situazione difficile, di un po' anche sfuggire le responsabilità, come se appunto il 10 bastoni indicasse anche una forte responsabilità sopra le vostre spalle, che vi pesa e che voi necessitate di lasciare andare, di sfuggire. Allo stesso tempo siete in una situazione in cui state aspettando dei risultati con il 3 di bastoni, avete piantato dei semi e state cercando state aspettando per i risultati. Avete comunque dei progetti in testa, il che è positivo. Bene, la seconda parte di questa lettura, che quindi può riguardare, diciamo, la seconda parte di questo periodo che stiamo leggendo, vede un cambiamento appunto ciclico che sta arrivando, con qualcosa di anche volendo imprevisto, non proprio dovuto a voi, alle vostre azioni in questo caso, perché c'è proprio la ruota della fortuna con le stelle, che insieme proprio fanno una combinazione, un match estremamente positivo, e soprattutto indicano un cambiamento abbastanza radicale nella vostra situazione economica. La ruota della fortuna parla di cicli che vanno e vengono, no? Originariamente nei tarocchi di Marsiglia si vedono 3 fasi della vita umana, no? Con la crescita, l'apice e poi la decadenza. Quindi di per sé non vuol dire che sia positiva questa carta, però seguita appunto dalla carta delle stelle è sicuramente un cambiamento positivo, una direzione che riuscirete a prendere molto positiva, come se con la carta delle stelle poi magari troverete un faro nella notte, no? La stella solitamente
un sinonimo di una metafora di una guida, no? Di un aiuto, ma anche proprio anche un obiettivo, tutto diventa molto più chiaro perché avete come una mappa finalmente da seguire per migliorare appunto la vostra situazione economica. Quindi, come dicevo, la ruota della fortuna è una carta che parla di cicli e in questo caso c'è un nuovo ciclo che sta arrivando nella vostra vita, una nuova fase, la ruota sta girando per voi bene. E quindi la carta di Proserpina, che sempre parla di cicli, sta dicendo che la primavera e l'estate stanno arrivando dal punto di vista economico nella vostra vita. Il re scusate, l'imperatore può indicare due cose: da una parte voi che riuscite a finalmente a dare ordine nelle vostre finanze, a trovare stabilità, a essere autonomo appunto a prendere le decisioni in autonomia, con indipendenza, essere padrone della vostra vita. Può anche indicare che appunto questa guida, questa mappa, questa svolta che sta arrivando nella vostra vita può essere innescata da una persona rappresentata dall'imperatore, ovvero una persona comunque di autorità, che ha potere e che quindi può essere positivo per voi. Quindi o voi stessi che riuscite appunto a essere a incarnare questa idea di autorità, di potere, o per altri di voi può essere proprio una persona che accanto a voi riuscirà a aiutarvi a creare questa svolta decisiva e positiva nelle vostre finanze. Come lettura diciamo più probabile, nel senso, perché ovviamente questa è una lettura generica, quindi per alcuni può avere un significato, per altri un altro, questo imperatore, però diciamo che il significato più probabile è che voi riusciate nella seconda parte, insomma alla fine di questi 2 o 3 mesi a essere rappresentati proprio a incarnare la figura dell'imperatore, quindi una persona stabile autorevole autonomo, in grado di gestire in maniera sicura le proprie finanze. Che un po' richiama l'idea del re di denari. Vediamo un attimo la carta degli archetipi, che sta a indicare appunto l'atteggiamento, un consiglio da parte delle carte su che atteggiamento tenere per migliorare la propria situazione finanziaria. E abbiamo l'archetipo di Dio, ovvero l'archetipo di colui che riconosce in se stesso un'autorità, un'autorevolezza, un potere, delle qualità che riesce a mettere a frutto. Quindi sicuramente richiama molto l'idea sia dell'imperatore, quindi riconoscere le qualità che riescono a migliorare la vostra situazione finanziaria dentro voi stessi, e quindi anche la figura del re di denari. Dovete molto puntare sulle vostre decisioni, perché saranno quelle giuste. Non fatevi scoraggiare. È un periodo che le carte segnalano inizialmente che necessiterà tanto lavoro, che vi farà sentire poco supportati dalle persone accanto a voi, che vi spingerà ad abbandonare un po' il tutto e cercare altri lidi, però appunto le carte stanno dicendo state tranquilli, perché appunto ci sarà un cambiamento anche inaspettato che migliorerà le cose per voi e la vostra situazione economica in particolare. Sicuramente le stelle indicano appunto il fatto che ci sarà una specie di guida, di mappa, una
un segnale che riuscirete a cogliere e da seguire per migliorare la vostra situazione economica. Quindi state con gli occhi molto aperti e soprattutto confidate nelle vostre qualità, nella vostra esperienza, nella vostra capacità di gestire le finanze e di giudizio. Bene, spero che questa stesa vi sia stata di ispirazione, vi abbia dato gli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi e noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella della calcite arancio. Vediamo le energie generali, consigli dei tarocchi con i loro dettagli e poi il consiglio della carta degli archetipi su che atteggiamento, su quale qualità fare affidamento per migliorare appunto la situazione economica. Per quanto riguarda le energie generali abbiamo Giove. Beh, una bella carta. Giove è il padre degli dei, è colui che ha il potere, corrisponde un po' alla carta dell'imperatore tra gli arcani maggiori dei tarocchi e indica appunto che avete le capacità per imporre la vostra volontà nella vostra situazione. Avete il potere, siete padroni di voi stessi e della vostra vita. Vediamo un attimo cosa ci dice la carta dei tarocchi associata e c'è il 6 di coppe che è una bella carta che indica anche una collaborazione con altre persone, una certa serenità d'animo, una certa tranquillità, un nuovo equilibrio emotivo. Evidentemente sta anche a consigliarvi, poi vedremo i dettagli con le altre carte, però sta anche a consigliarvi che dovreste fare in modo di creare un ambiente collaborativo, un ambiente sereno attorno a voi, che può facilitare appunto l'espressione del vostro potere, di voi stessi. E quindi può migliorare in questo modo la vostra situazione economica. Ma vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. Dunque abbiamo l'8 di bastoni, il 4 di coppe e l'asso di spade. Poi abbiamo la carta degli amanti, il 5 di bastoni e il 9 di bastoni. Dunque, l'8 di bastoni indica che c'è qualcosa che sta arrivando di nuovo verso di voi, una opportunità, una offerta, delle informazioni che possono appunto cambiare la vostra situazione economica al meglio, ma voi dubitate che ne valga la pena, siete in un atteggiamento un po' reticente, un po' come dire di rifiuto, vedete questa persona non accetta la coppa che gli viene offerta, non siete molto convinti di questa opportunità che però potrebbe dare la possibilità di un nuovo inizio per voi, perché l'asso di spade indica solitamente appunto un nuovo inizio, una nuova idea, un nuovo progetto, anche appunto la possibilità di dare anche una svolta alla propria vita, però in maniera decisa, vedete, questa spada è coronata, quindi insomma anche una decisione vincente, ma vi vedo un po' non molto convinti, quindi non sono molto convinta che riuscirete a prendere una decisione chiara in questo periodo di 2 o 3 mesi. Dovete ancora
elaborare le informazioni relative a questa opportunità e fare chiarezza sui vantaggi e gli svantaggi connessi. Dico questo perché c'è anche la carta degli amanti che indica solitamente appunto una decisione da parte vostra relativa appunto su questa opportunità, su questa offerta, su questo cammino che si sta aprendo davanti a voi e siete molto indecisi. Questo è le carte, il 5 di bastoni seguito poi dal 9 di bastoni, sta a indicare il 5 di bastone una certa, come dire, confusione in testa, come se foste tirati da una parte o dall'altra, molte idee in contraddizione, discussioni anche con voi stessi e con altre persone relative a questa possibilità e il vostro atteggiamento del 9 di bastoni è molto sulla difensiva, quindi io direi che non siete ancora molto convinti. La carta degli amanti indica una decisione anche abbastanza impegnativa, una scelta tra solitamente tra ciò che conviene e ciò che vi chiama, no? Ciò che è in linea con con la vostra natura, quindi seguire la testa o seguire il cuore, la pancia per un certo verso, ecco. Comunque l'opportunità c'è, meglio averla che non averla, dico io, e quindi sicuramente potete prendere il vostro tempo, non è una cosa che dovete decidere subito, vedo che c'è un periodo, c'è la possibilità di decidere da parte vostra con calma, però appunto cercate di fare chiarezza anche in maniera logica, seguire un po' la testa, perché appunto vedo molta agitazione, molta confusione, anche come dire, coinvolgimento di altre persone in questa decisione che non facilita la vostra appunto scelta, la vostra decisione. Per questo vi un po' chiudete a riccio dietro un muro di bastoni, come in questo caso, come indica appunto il 9 di bastoni. Ehm, quindi la carta di Giove sta a indicare proprio il fatto che sta a voi decidere, che è una decisione che potete prendere solo voi e vi ricorda questa appunto sacrosanta verità, ecco. Quindi non fatevi coinvolgere dalle discussioni con altre persone su questa opportunità, cercate di fare chiarezza nella vostra testa. Non vedo che coglierete questa opportunità immediatamente in questi mesi, dovete ancora fare molta chiarezza. Quindi migliorare la situazione economica può essere che questa opportunità abbia questa conseguenza, però appunto state molto ancora in stand by, quindi per questo momento dovete ancora decidere, sta a voi e probabilmente non lo farete in questi 2 o 3 mesi, lo farete un pochino più tardi. Ciò nonostante il 6 di coppe sta a indicare che è comunque un periodo che voi riuscite a passare in maniera serena e tranquilla. Il 6 di coppe indica sempre anche il fatto che ci sia una comunità attorno a voi che fa parte del vostro
della vostra origine, del vostro passato, appunto. Quindi che per un verso può portarvi confusione, per un altro vi sta accanto e vi aiuta. Quindi sicuramente comunque non è un periodo, quello prossimo, in cui starete male, però appunto dovrete prendere il vostro tempo per decidere. Comunque vedo che state molto sulla difensiva e non so quanto questo vi possa aiutare. Vediamo un attimo la carta degli archetipi. Questa è la carta che indica l'atteggiamento che vi può aiutare in questo frangente, e abbiamo quello dell'artista, che è una bellissima carta che indica appunto di cercare di esprimere appunto voi stessi attraverso la creatività, attraverso anche l'intuizione, cercare di esprimere voi stessi nella vostra situazione, nell'ambiente circostante, quindi anche di aiutarvi, cioè di aprirvi, non chiudervi a riccio per un certo verso, no? L'artista è colui che esprime se stesso, che esprime la propria visione della realtà, che se la costruisce anche prima nella propria testa e poi creando qualcosa di bello attorno a sé. Per altri può essere anche una carta che indica una cosa più pratica, ovvero per chi è magari un artigiano, per chi crea con le proprie mani o per cui ha necessità di avere delle idee nuove, deve essere creativo, appunto è una carta che aiuta questo tipo di persone e consiglia di appunto fare affidamento sulla propria creatività e sul proprio sesto senso, ecco, anche in questo caso, per esempio. Cercate un attimo di capire dentro di voi appunto quello che è meglio per voi. Ricordatevi che avete comunque la situazione in mano, sta a voi decidere e quindi non fatevi influenzare da altre persone in questo periodo. Cercate di avere la mente libera da confusione o da rumori esterni. Quindi la situazione a livello economico a me sembra abbastanza stabile per il momento, perché appunto è vincolata a questa opportunità che sta a voi decidere se coglierla o meno. E voi utilizzerete il periodo in questione che stiamo guardando adesso appunto per decidere se è il caso per voi o meno. Ci sono vari bastoni, quindi comunque sarà un periodo pieno di energia che può anche essere un po' disturbante. Quindi effettivamente cercate di costruire la tranquillità dentro di voi, attorno a voi soprattutto, perché possiate così decidere in maniera più serena e tranquilla. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i video interattivi successivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!